Quindi come si traduce nel forno lo stile della pizza? Questo sì, tutto bellissimo, però cosa si traduce in termini di pizza, lo stile? Noi manteniamo sempre fede alla tradizione, anche quando pensiamo a un ingrediente, pensiamo diciamo di elaborare la pizza, noi chiamiamo le pizze elaborate, quelle che oggi si chiamano gourmet, Mhm. cerchiamo di rispettare quello che è le peculiarità della stessa pizza, quindi anche l'ingrediente per come viene dosato e come viene utilizzato viene pensato per non diventare elemento principale e protagonista della pizza, ma bensì la pizza, quindi il disco di pasta, la pasta, la peculiarità della pasta rimane allo stesso tempo sempre protagonista di una pizza. Come si traduce dando un vestito nuovo a quella che era di sé una bella donna, ma in realtà magari non vestiva sempre a mani, Mhm. ma anche con un semplice pomodoro e formaggio, come la cosacca che abbiamo qui davanti, si sceglie quello che può essere il pomodoro più adatto per questa pizza, un pecorino al latte crudo dell'Irpinia, quindi diciamo della nostra regione, e si va a centrare l'abbinamento con un altro elemento importante che spesso è stato, tra virgolette, trascurato, che è l'olio extravergine. Dove non è importante per noi scegliere magari il migliore olio extravergine, ma bensì quello più adatto a una data pizza, perché per esempio sulla margherita utilizziamo un tipo d'olio con delle caratteristiche organolettiche e che dà un tipo di equilibrio rapportato a quegli ingredienti. Sulla cosacca utilizziamo un altro tipo di olio con altre caratteristiche che magari si rapporta meglio a livello di equilibrio e di armonia con gli ingredienti che compongono la cosacca. Allora, Luciano, la stessa domanda, ma devi contestualizzare quello che dice lui, perché nel vino, ad esempio, barolista, modernista, Vuol dire la sono... barrique, Esatto, certo. no? Quindi dammi qualcosa... Allora, no, c'è forse due modi per essere moderni. Mhm. Uno è il percorso che ci ha spiegato adesso Salvatore, cioè allungare la lievitazione, cura dei prodotti, capire che cosa si mette e cercare di migliorare complessivamente la qualità. E poi ci sta la cosiddetta, quella che noi chiamiamo la rivoluzione dei canotti, che Cioè? sono dei giovani pizzaioli che oggi hanno una fascia di età tra i 25 e i 30 e come tutti i giovani amano distinguersi e fanno la pizza con un cornicione, la pizza molto più piccola di questa Mhm. e con un cornicione molto molto pronunciato. Diciamo, la gara fra di loro è a chi fa il cornicione più leggero, perché prima il cornicione in genere si lasciava perché era la parte più dura da masticare. Invece con questa innovazione, parliamo di Ma con la pizza, tasca, la con pizza la... napoletana contemporanea proprio, Mhm. hai proprio l'idea di quei canotti, no? Proprio a canotto, dove comunque ci sono sempre gli stessi ingredienti e la lievitazione è sempre la stessa, vedi? Qua l'importante nella pizza napoletana Mm. è questa, deve essere molto scioglievole, Sì, quindi deve molla. essere molla. Sì, Chi non mangia chi non ha mai mangiato la pizza napoletana, la prima volta che l'assaggia dice: ma è cruda? No, non è sì, cruda, sì. è molto idratata e questo è stato possibile grazie anche a tanto lavoro che è stato fatto sulle farine, per esempio. E quindi è un prodotto che fondamentalmente è cambiato, come la pizzeria, perché prima era il prodotto della fame, quindi tu lo compravi per poco, lo mangiavi a pranzo, era difficile da digerire, gli uomini di un tempo erano più forti e quindi stavano tutto il giorno con questo, come dire, questa soddisfazione, non pensavano alla fame e adesso invece chiaramente le esigenze sono cambiate, quindi c'è tantissima attenzione alla lievitazione, tantissima attenzione anche al dosaggio del sale, per esempio, Mhm. questo anche è un elemento di modernità, e tanta attenzione alla qualità degli ingredienti, per cui tu devi mangiare non solo una cosa buona, ma anche una cosa che ti fa star bene. Ok. Salvatore, qual è la tua pizza di firma? Quella che ti rappresenta maggiormente?
La cosacca potremmo dire, perché in realtà Che sarebbe questa? questa. Allora spiegaci cos'è cosacca. La cosacca è una pizza ancora più antica della margherita perché Più antica di Regina Margherita? esatto, perché in realtà celebra Napoli capitale, la Napoli diciamo regno delle due Sicilie, che nel 1835 riceve un'importante visita dello zar di Russia a Napoli. Quindi per celebrare la città, questa Quindi importantissima... più antica di Sì, Margherita. per celebrare questa importantissima visita di Stato, anche i pizzaioli napoletani alla pizza ancestrale con il pomodoro aggiungono la neve di Russia, ovvero quella spolverata abbondante di cacio. Era una pizza che era stata quasi dimenticata, tolta quasi dai menù delle pizzerie Vero. napoletane, era per chi aveva mal di pancia oppure i bambini, no? Si faceva questo pomodoro e parmigiano. Noi ne recuperato due prodotti d'eccellenza del nostro territorio, il pomodoro di Corbara e il pecorino al latte crudo di Bagnoli Irpino, rilanciamo quello che era una pizza tra le più tradizionali, riscuotendo inconsapevolmente un ottimo, diciamo, successo. E quindi è quella che forse ci rappresenta di più. È un po' stata una svolta in qualche maniera del nostro nuovo percorso. E poi raccontavo della pizza a pomodoro che per me ha una importanza perché rappresenta l'inizio di un percorso professionale evolutivo anche in questo caso, dove l'ingrediente anche semplice come il pomodoro viene trasformato anche grazie ai consigli, al confronto con uno chef stellato, in degli ingredienti con una lavorazione e una personalità che a loro volta diventano alla partenza sono gli stessi ingredienti, però in realtà per varietà e soprattutto per lavorazione diventano 6 ingredienti diversi per la stessa pizza. Quindi con questa pizza in particolare a noi ci hai dato un vino. Puoi spiegarci del vino? Sì, questo è un aianico rifermentato in bottiglia del Cilento, in realtà è uno dei vini frizzanti, diciamo, con una fermentazione ancestrale fatta in bottiglia, un po' dalla cultura napoletana dei vini, diciamo, frizzanti di Monti Lattari, che erano il Gragnano e il Lettere, che arrivavano a Napoli in realtà per difetti, diciamo, dovuti al caldo, diciamo, fermentavano in bottiglia, ma poi diventa uno stile che oggi si tende a recuperare. In questo caso ci spostiamo in Cilento, dove più o meno abbiamo un vino fatto da un uvaggio diverso, perché il Gragnano per esempio viene fatto da Piedi Rosso, in questo caso è un aianico che ha più o meno le stesse caratteristiche, quindi quella nota frizzante per in bicchiere che dà diciamo una volta veniva abbinata sempre alle pizze, ma in realtà poi l'abbinamento con pizza vino per noi non ha confini. Arriviamo ad abbinare i vini locali nostri partendo proprio da questi più semplici o da metodi anche naturali come stiamo scoprendo ultimamente, per arrivare ad abbinare le grandi bollicine italiane e non solo. Ma però i giovani, perché avete anche i giovani come clientela, no? Soprattutto. Loro, com'è la tendenza? Perché ora il problema in generale del vino italiano, ma in tutto il mondo, è che i giovani bevono soprattutto lo spritz o cocktail o alcolici, diciamo, pesanti. E facciamo fatica a ingaggiare i giovani. A me sembra un percorso naturale perché pizza è molto, diciamo, approcciabile e abbinando con un vino si potrebbe creare questa cultura, avvicinamento del vino. Tu cosa vedi come tendenza di vino tra i giovani? Faccio il parallelo tra 10 anni fa, quando ci siamo incominciati a strutturare la nostra cantina, dove vendere una bottiglia di vino, soprattutto di un certo spessore, era quasi un'impresa. Mi ricordo, tra virgolette, quella parte un po' mancata, no? Di sbicchierare addirittura dei champagne francesi, che sbicchieriamo a dati costi molto molto ragionevoli. Poi successivamente riprendiamo in mano sull'insistenza di una nota cantina italiana, dei cari amici, il discorso proprio dello sbicchierare le bollicine sulla pizza. A differenza, diciamo, dei primi anni dove il primo esperimento fu fatto con il champagne, oggi il prodotto, nel caso di Trento Doc, viene venduto in maniera molto molto facile, cioè è cambiata già la visione rispetto magari ai nostri inizi come pizzeria dotata di cantina.
quello che si tende a vendere, e si tende a vendere ancora in maniera più diciamo frequente negli ultimi anni, soprattutto sono i vini, quelli dal rapporto qualità-prezzo mio. Oltre poi a grandi appassionati, ma rappresenta una nicchia della nostra clientela, che possono bere, si concedono anche dei grandi vini, perché poi la cosa importante dal punto di vista imprenditoriale per stimolare anche il consumo di vino sulla pizza è quello di avere dei prezzi che non siano quelli da ristorante, quindi anche inaccessibili per certi aspetti. La nuova tendenza potrebbe essere quella di cominciare a bere dei vini fatti in maniera biologica o naturale, magari dove hanno quella Anche pulizia di Petnat, no? Sì. Questa situazione. Sì, e la cultura del vino io la vedo crescere, soprattutto tra i più giovani, dove così come è cresciuta del resto negli anni scorsi la cultura per il buon cibo, cioè il gusto e il riconoscere una materia prima, soprattutto in un piatto, che abbia un certo valore e soprattutto una certa qualità. È un percorso in crescita, certamente i numeri di vino, di bottiglie di vino vendute oggi sono superiori a quelli che si vendevano 7-8 anni fa, dove ci diedero dei pazzi, addirittura qualcuno si preoccupò per il nostro stato finanziario, visto i vini che cominciavamo a comprare. Mi ricordo la telefonata di Beppe Mammiri a Francesco, che disse: ma cosa state combinando? Voi vi rovinate a comprare tutti questi vini. Intanto la cantina nel frattempo l'abbiamo rassortita diverse volte, come stiamo facendo adesso, e quindi oggi incominciamo a capire che i vini, soprattutto che hanno un rapporto qualità-prezzo, sono quelli che piacciono, soprattutto che convincono di più il cliente medio della pizzeria a provare, a testare, diciamo, questo nuovo percorso, e soprattutto prendono più facilmente anche i giovani. Naturalmente va visto il bicchiere sempre mezzo pieno, perché se lo rapportiamo al quantitativo poi di birre che si vendono oggi, siamo ancora a volumi nettamente diversi, però diciamo c'è un numero che ha tanta voglia di crescere. Quindi sei cautamente ottimista. Io sono ottimista, anche perché mi baso, Napoli è la città che consuma più champagne, cioè ha la crescita del consumo di champagne maggiore, quindi in virtù di questo Ma dai, non lo sapevo. Si consuma molto anche perché grazie ai turisti che vengono, quindi ristoranti importanti, ristoranti di pesce, quindi c'è questa tendenza alle bollicine, non solo francesi, anche italiane, devo dire, anche Prosecco, anche Trento Doc, Franciacorta, che vengono sempre a presentare i loro vini, le loro annate qua in Campania. Ok. C'è una riscoperta anche poi dall'altro di vini campani, soprattutto di vini che non sono quelli sono ricercati, magari hanno produttori che hanno storie da raccontare, oppure magari dei vigneti autoctoni che magari hanno delle lavorazioni non consuete, quindi c'è una maggiore curiosità da parte della clientela anche in questi tipi di vino, che magari fanno passaggi in anfora o sono vigneti, penso, non so, stiamo vendendo molto bene per esempio il Rovello, che è questo vigneto autoctono irpino, oppure alcuni vini, ecco, faccio l'esempio di alcuni vini naturali che arrivano da Casertano, da Beneventano, che comunque destano maggiore curiosità verso la clientela. Quindi come tutto il mondo, vino naturale tira. Sta incominciando a tirare, perché io, diciamo, negli ultimi tempi, soprattutto a cavallo del lockdown, ne ho fatto una scoperta, perché ebbe un approccio che penso come tutti non fu piacevole, lasciai un po' stare l'argomento, però poi grazie a degli amici che in realtà avevano una conoscenza maggiore della mia, ho visto che comunque il mondo del vino naturale era voluto, quindi mi affaccio con più curiosità, con la curiosità del ristoratore che vuole conoscere anche una nuova tendenza, quella che poi possa essere anche una nuova chiave di lettura della propria cantina. Ok, l'ultimissima domanda sulla frittura. Cosa vedo qui? Qua Sì, vedi la classica frittura che precede sempre la pizza. Quindi si mangia la frittura prima della pizza? Prima della pizza, sì, sì. Ed è sono? Cibo da strada. Queste sono frittatine. Frittatine Frittatine napoletane, tipiche
si vendono in tutti i bar dappertutto. Quindi È un- street food. sì, kind of. è uno street food tipico proprio napoletano. Cosa c'è dentro? Guarda, adesso diciamo ci sono di tutti i tipi. Questa per esempio è una tradizionale con besciamella, un po' di prosciutto cotto. Poi ci sono... È un pasto questo. Sì, insomma, adesso è un pasto, Sì. prima era uno sfizio. E poi Poi abbiamo, adesso ci sono di tutti i tipi, ci sono le frittatine alla carbonara, le frittatine alla matriciana, le frittatine cacio e pepe, questa è una frittatina pasta e patate. Poi abbiamo i croquet di patate che noi chiamiamo pure panzarotti, no? Panzarotti? Panzarotti è un termine che usiamo per... Perché il- panzarotti pensavo che fossero tipo calzoni piccoli. Sì, però diciamo il croquet è anche detto panzarotto, insomma, come... A Napoli. Sei un panzarotto, capito? Per Ah, dire sei un ok. croquet. E questi poi sono gli arancini, perché cara Steve, Però non sono siciliani arancini. no, non sono come quelli siciliani, perché quelli siciliani sono sempre il numero uno, diciamoci la verità. Noi innanzitutto in italiano è maschile, ti do questa curiosità, invece all'arancina è femminile a Palermo. Oh, caspita. Però il vero nome napoletano di questi qua Arancino. è palleris. Ah, palla di riso. Palla di riso. E sai perché è interessante? Perché uno dei luoghi comuni che ci sono in Italia è che il riso sia una cosa del nord, mentre giù si mangia solo la pasta. Ma il riso è arrivato prima in Sicilia, portato dagli arabi, poi superato lo stretto, è andato in Calabria, dove ci sono ancora oggi delle importanti risaie. È stato coltivato nella zona della Piana del Sele di Pestum, perché prima era impaludata, e poi piano piano è salito al nord. E nella tradizione del sud tu trovi spesso piatti di riso. A Bari per esempio trovi la tiella riso e patate, a Palermo trovi le arancine, a Napoli ci sta il sartù di riso, che è una preparazione di tipo antico dei grandi cuochi dell'inizio dell'Ottocento, e quindi questa tradizione è rimasta anche in una pizzeria popolare, dove tu mangi queste fritture e poi passi alla pizza. Ok. Arancino, palriso. Palleriso. Allora, io faccio un cin cin. In inglese si dice old friends, new friends. All friends, new friends. Okay? And that's a Salute. wrap. Italian Wine Podcast on the Road, Napoli edition. And that's a wrap for today. Thank you for joining us, and remember, if you like our content, make sure to like and subscribe. You can also visit us on SoundCloud to hear more interviews every day of the week. For more information, go to www.italianwinepodcast.com. Com'è qua su Instagram? Salvo? Salvatore Pizzeria Salvo. Salvatore Salvo, Eccola qua, trattino Pizzeria Pizzeria Salvo, e Salvo. poi Pizzeria Salvo Francesco e Salvatore. No, come Pizzeria Salvo. Okay?